Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Parlare di Tare, di direttore sportivo, quindi andiamo in collegamento con Luca Bianchin di Gazzetta dello Sport. Luca, ciao, ben ritrovato su Radio Rossonero. Ciao. Luca, ti chiedo subito appunto di Tare, di questo incontro che c'è stato ieri, ti chiedo insomma un pochino com'è andata, cosa ne esce da questo incontro e se sarà lui il direttore sportivo del Milan. Non si può dire sinceramente, credo lo sappia forse neanche Furlani, oppure solo Furlani. È andato bene, ma non così bene da dire cancelliamo tutti gli altri appuntamenti, cancelliamo tutta l'agenda. Furlani ha sempre avuto questa idea di vedere diversi candidati, direttori sportivi, penso che lo farà, penso che rivedrà Tare dopo Pasqua, a meno di sorprese, poi non possiamo sapere tutto, non possiamo controllare tutto, però l'idea mi sembra chiaramente questa. Qui è stato il primo di più appuntamenti con Tare e io mi aspetto appuntamenti anche con qualche altro direttore sportivo. Luca, ma chi è ad oggi il vero antagonista o gli antagonisti di Iglitare per questo ruolo, se ci sono dei nomi concreti? Ma guarda, mi ha sempre fatto tre nomi, che sono Sartori, D'Amico e Manna, che sono quelli che io credo siano stati apprezzati e contattati. Poi io ho scritto anche dei candidati esteri che sono stati proposti al Milan, ci sono dei candidati stranieri, ad esempio Thiago Scuro del Monaco, ad esempio Marcus Krosche dell'Eintracht di Francoforte, ad esempio Falkenberg che lavora alla Leverkusen. Diciamo che io non credo che il direttore sportivo del Milan sarà straniero, però sono nomi che sono stati fatti al Milan e che il Milan ha valutato e che erano nella lista del Milan. Io resterei sui primi quattro con, secondo me, delle percentuali che variano per noi, che proviamo a capire di giorno in giorno. Per il Milan non lo so, immagino ci sia un po' più stabilità perché è un punto di vista ovviamente migliore del nostro, però quei tre, Sartori, D'Amico, Manna, restano ognuno con le sue complicazioni, ognuno con le sue difficoltà, lo sanno tutti che sono tre direttori sportivi impegnati, mentre Tare è libero, e poi è chiaro che qualcosa ci sarà che non sappiamo, però al momento io sarei così. Luca, ma tu come ti spieghi questa enorme eventuale, adesso capiremo come andrà a finire, ma enorme perdita di tempo della serie che Ibra e Cardinale incontrano Tare e lui l'uomo in pole, poi Furlani viaggia a New York, ribadisce il suo potere che ha nelle decisioni, c'è la questione Paratici, salta Paratici, si ritorna poi su Tare. Cioè, come ti spieghi tutto questo valzer che è accaduto e che ha fatto alla fine solo perdere tempo al Milan? Ma dipende come finirà. Io credo che lo potremo dire soltanto dopo almeno metà stagione prossima. È vero che teoricamente si poteva decidere un mese fa, però è anche vero che in questo momento per i direttori sportivi c'è un po' di concorrenza, ma la concorrenza era quella di Andrea Berta, che era il vero primo nome per tutti e che è andato all'Arsenal. Superato quello si apre un campo e Furlani ritiene di dover procedere così, vedendo diversi direttori sportivi e quindi decidere con questi tempi. Su quanto è successo con Paratici, che non abbiamo parlato in un altro collegamento, mi sembra abbastanza chiaro, al di là di tante voci che sono state fatte sul tema. Sicuramente il motivo principale sono i problemi con la squalifica di Fabio Paratici e con il processo penale in corso a Roma, che sarà in corso ancora per molti mesi. Se si fosse trovata una quadra su quei punti, il Milan avrebbe avuto il direttore sportivo 2 settimane fa. Luca, invece ti volevo chiederti, ovviamente la prima cosa che dovrà fare il nuovo direttore sportivo sarà la scelta dell'allenatore. Diamo quasi alla porta con Seisao, anche se ovviamente con questo Milan, sai, i colpi di scena sono sempre all'ordine del giorno. C'è un nome che tu credi favorito per la prossima panchina del Milan, anche se ovviamente prima dovrà arrivare appunto il DS?
Sì, io con Cesar non darei chance, se non molto 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 residuali, forse nemmeno quelle. C'ho un articolo su Gazzetta.it in home page in questo momento, c'è un paio di pubblicità, per chi lo vuole leggere con un minimo di calma, in cui scrivo che due nomi fatti nell'incontro di ieri sono stati Allegri e Vincenzo Italiano, perché piacciono, perché ci sono dei fondati motivi per ragionare su entrambi, quindi nessuno è in trattativa avanzata, però questi sono i due nomi che io in questo momento più di altri mi sentirei di spendere. Luca, ho visto un tuo video dove dovevi scegliere il miglior acquisto di Tare alla Lazio, se non erro, e tenevi per tanti turni, no, il colpo di Klose a 0. Oltre però al mercato, no, in cui Tare è stato protagonista, c'è un aspetto in più di altri secondo te in cui dovrà intervenire, dovesse mai diventare appunto direttore sportivo del Milan? Beh, certo, lo sai bene, gli equilibri di gruppo, gli equilibri interni, gli equilibri a Milanello, quello è un altro grande lavoro del direttore sportivo. Noi chiaramente non possiamo stare dentro, quindi sappiamo alcune cose di riflesso, non sappiamo tutto evidentemente, non sappiamo a volte neanche molto, però è chiaro che abbiamo capito abbastanza da poter dire che serve un nuovo equilibrio dentro Milanello, nel gruppo di lavoro Milan, quindi i rapporti con i giocatori, il rapporto con l'allenatore, il rapporto con tante figure di cui magari non si parla, che però a Milanello fanno la differenza nel piccolo, dai fisioterapisti ai massaggiatori, alle persone che lavorano nella medica oppure con una squadra dalle titolo, lo staff dell'allenatore, le persone che in generale orbitano su Milanello. Tutta questa gestione è anche parte, visto che fa un direttore sportivo, noi pensiamo sempre al mercato in entrata, poi tra l'altro c'è anche il mercato in uscita che è assolutamente altrettanto importante per avere poi il denaro da spendere. Fanno tante cose i direttori sportivi, c'è anche un ruolo relazionale con l'esterno, per esempio il Milan in questo momento manca un direttore sportivo che vada regolarmente a parlare con la stampa sia in pubblico, quindi da Zone Sky prima e dopo le partite, sia magari con i giornalisti nella quotidianità, con dei messaggi, con delle telefonate, che è il lavoro che, come sapete bene, noi facciamo quotidianamente. Ci sono altre società in cui il direttore sportivo questo lavoro lo fa, il Milan un po' meno, quindi credo che Tare soprattutto più di altri, più di D'Amico, più di Sartori questo lavoro lo potrebbe fare, perché è stato abituato a parlare in pubblico, è stato abituato a difendere le scelte della sua azienda, che è stata per 15 anni la Lazio, e quindi se arrivasse Tare questo sarebbe sicuramente parte del lavoro. Luca, ti chiedo l'ultima proprio flash, ti aspetti dell'evoluzione sui rinnovi di Teo e Maignan nelle prossime settimane? No, non adesso, sinceramente, non lo escludo, ma non me li aspetto. Prima il direttore sportivo, poi si vedrà il resto. Luca, grazie e ci sentiamo prossimamente, buon lavoro. Ciao, grazie a voi. Ciao. Salutiamo Luca Bianchin di Gazzetta dello Sport. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.